La pace interiore. La pace. Scusi, lei non può stare qui senza mascherina. Ah, Ce l'ha? sì, ce l'ho. Allora la metta subito e non facciamo i furbi. Ok, scusi. La pace interiore. La pace interiore. Scusi, non può smettere un attimo. Scusi, non può smettere un attimo di tagliare l'erba, per favore. Un attimo, per favore. Mamma mia. Sì, pure l'asino. La mascherina. La pace interiore. La pace. Sì, vabbè. Sì, dimmi. No, non mi disturbi, non mi disturbi. Ciao a tutti, bentornati a un altro episodio di Ritorno alla Verità. Io sono Francesco e la mia passione è scoprire segreti. Oggi parliamo della pace, perché tutti vogliamo vivere una vita piena di pace. Ma se dietro questa parola si nascondessero dei segreti ancora più profondi? La pace, per quanto la possiamo sentire e sperimentare in modo concreto, è molto di più che una sensazione o un'emozione. È una realtà spirituale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando siamo veramente nella pace, sperimentiamo la manifestazione dell'incontro, del contatto tra il cielo e la terra. Perché la pace nasce nel cielo, è il profumo che si respira, l'atmosfera di quel luogo, ed è l'atmosfera spirituale attraverso cui Dio si manifesta. Perché quando Dio è in un luogo, allora lì c'è pace, perché la sua presenza è una realtà concreta. La pace non è la mancanza di cose negative o di calamità, ma è il dominio del regno del cielo sulla terra. Se dovessimo descrivere la pace con un'immagine, non lo faremmo con la fotografia di un lago tra le montagne in cui tutto è fermo e non succede niente. Quella potrebbe essere la tranquillità. Immagina invece un uccello che riposa nel suo nido, costruito su un ramo che è sospeso nel vuoto sopra una cascata. La fiducia che quell'uccello sperimenta in una situazione di apparente estremo pericolo è la vera pace. Il mondo cerca la pace nell'assenza dei problemi, ma invece è saper vivere nell'atmosfera spirituale del cielo proprio quando siamo circondati dai problemi. Perché la pace è il frutto dell'intimità con Dio. E il livello di pace interiore che abbiamo nella nostra vita va in base alla nostra intimità con Dio, a quanto siamo vicini all'atmosfera del cielo. Gesù è la rivelazione della pace. Quando ha detto vi do la mia pace, non voleva dire tranquilli, andrà tutto bene, non ci saranno problemi. Anche perché da lì a poco lo avrebbero catturato, picchiato, crocifisso e avrebbero cercato di catturare anche tutti i suoi discepoli e metterli a tacere. Quello che Gesù stava veramente dicendo a quelli che lo ascoltavano è che attraverso di lui avrebbero avuto accesso ad un regno, il regno di Dio, dove la pace riempie l'atmosfera. Per vivere una vita di pace vera dobbiamo vivere nell'atmosfera del cielo e Gesù è la porta di accesso. Non avremo mai una pace perfetta qua sulla terra, perché ci sono problemi, calamità, guerre, carestie, malattie e non possiamo aspettare di stare bene solo quando tutte queste cose saranno sparite. Ma con Dio possiamo vivere nella pace proprio in mezzo a tutte queste tempeste. C'è proprio una storia dove Gesù si trovava in barca con i suoi discepoli nel mezzo di una tempesta e loro erano terrorizzati e affannati. Perché? Perché non riuscivano a controllare gli eventi esterni, non riuscivano a controllare tutto quello che gli stava succedendo. E Gesù? Gesù dormiva. Che cosa? Sembra una follia che Gesù non stesse facendo niente per salvare la loro vita, la vita dei suoi amici. Sembra quasi che a Gesù non gli importasse niente di loro. E quante volte anche noi abbiamo pensato: ma come Dio? Ma non vedi tutte le cose brutte che stanno succedendo nel mondo? Non vedi come tutti questi eventi ci stanno facendo affondare? Tu che hai tutta questa potenza, in un attimo potresti risolvere tutto e non fai niente. Hai detto che ci ami, ma a questo punto non lo so. O no? E i discepoli hanno fatto la stessa cosa. Si sono fatti prendere dal panico, sono andati da Gesù. Gesù, cosa fai? Dormi? Ma proprio adesso
E Gesù cosa risponde quando si sveglia? Oh, caspita ragazzi, mi ero abbioccato. Meno male che mi avete svegliato, altrimenti saremmo morti tutti. Ha risposto così? No. Che cosa ha risposto? Perché avete paura? Non avete ancora capito chi sono io? Sulla barca insieme a loro c'era la sorgente della pace. Ma i discepoli erano accecati da tutto quello che li circondava e hanno lasciato che la paura e la preoccupazione entrasse nei loro cuori. Per quello che hanno perso di vista chi Gesù veramente era. Erano così focalizzati su quello che stava succedendo alla barca che hanno dimenticato chi era con loro sulla barca. Se noi teniamo gli occhi continuamente focalizzati su quello che succede nel mondo attorno a noi, perdiamo di vista chi è con noi. Allora saremo per forza scoraggiati e spaventati e ci sembrerà di essere stati abbandonati. Perché la nostra mancanza di controllo sulle situazioni ci farà sentire impotenti davanti alle onde e ai venti. Per questo che è così importante che impariamo a vivere nella dimensione del cielo, dove la pace è l'atmosfera che regna, perché così vivremo la pace sempre e anzi diventeremo noi stessi dei portatori di pace. Il problema non sono le tempeste, ma è dove metti il tuo sguardo. Gli equilibristi, quando camminano su quei fili a decine di metri da terra, devono tenere il loro sguardo su un punto fisso per non perdere l'equilibrio. Se guardassero a destra e a sinistra continuamente, cadrebbero per forza. E anche noi, se guardiamo continuamente a destra e a sinistra a tutte le cose che succedono nel mondo, perdiamo di sicuro il nostro equilibrio. Dobbiamo imparare a guardare ad un punto fisso che rimane uguale per sempre. E l'unico è proprio Gesù, perché Lui è la manifestazione del Dio che non cambia mai. Abbiamo la garanzia che se mettiamo i nostri occhi nei Suoi occhi, non saremo mai scossi nell'anima, anche se tutto quello che succede attorno viene scosso. A volte viene proprio scosso. Per tradizione abbiamo imparato a scambiarci un segno di pace, dandoci la mano oppure salutandoci dicendo pace invece che ciao. Ma queste cose hanno un senso solo se c'è una sostanza dietro la forma, altrimenti è solo superstizione. Perché noi umanamente non abbiamo nessuna pace da dare. Quello che fa la differenza nella nostra stretta di mano o nel nostro saluto è se rilasciamo l'atmosfera del cielo sulla persona che salutiamo o nel luogo in cui entriamo. Non dipende dal gesto o dalle parole che diciamo, perché non dipende dalla forma, dipende dall'essenza che la forma rappresenta. Ma per poterlo fare in modo efficace, ho bisogno che quell'atmosfera di pace prima regni dentro di me. Significa che ho passato più tempo a contatto con le realtà del cielo che con le realtà di questa terra. Non dico isolarci e andare a vivere su una montagna, ma parlo ancora una volta dell'attitudine interiore, perché l'attitudine del cuore cambia tutto. Se il mio cuore è pieno della pace di Dio, io la posso portare nei luoghi dove vado anche senza dire niente, solo entrando in una stanza o salutando una persona, anche dicendo ciao. Ma come possiamo entrare nell'atmosfera della pace in modo pratico? Per fede. Eccola qua, la solita risposta da religioso che non spiega niente, non aiuta nessuno. Aspetta, lo spiego meglio. Il mondo spirituale funziona e si attiva in base a quello che crediamo. Se amiamo Dio, e tutto inizia con il renderci conto di quanto Lui ha amato noi per primo, fino al punto di andare sulla croce, allora ascoltiamo quello che Lui ci dice. Quindi anche se dice delle cose che sono assurde per la mia mente, il fatto che le abbia dette Lui vuol dire che sono vere. E se crediamo alle sue parole più delle circostanze esterne, allora sentiremo che la dimensione spirituale del cielo è reale, più delle tempeste attorno a noi. Questa è la fede. Credere con tutto il cuore a qualcosa che è invisibile, ma è vero perché lo ha detto Dio. E crederci a prescindere da qualsiasi cosa negativa si metta davanti a me. Allora non ci verrà più da gridare Dio ti prego aiutaci. Anzi saremo noi i primi a riposare sulla barca della vita, perché la pace sarà una realtà stabile
dentro di noi. Quando crediamo a Lui più che alle situazioni, sperimentiamo una pace che è quasi soprannaturale, perché non ha niente a che fare con la nostra razionalità. È una pace che sembra non avere nessun senso e nessuna ragione di esistere se guardasse alle circostanze, ma allo stesso tempo la possiamo sentire davvero che ci avvolge come una coperta calda. Questo perché è una realtà spirituale, non razionale. Se vogliamo avere una costante sorgente di pace interiore che si manifesta nella nostra casa, con le persone attorno a noi, nelle nostre azioni, a prescindere da ogni circostanza, allora la troviamo nella nostra relazione intima con Gesù, che è la via, la porta che ci fa entrare nel regno spirituale di Dio, dove la pace è l'atmosfera della sua stessa presenza.